Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di luglio 2023. Mm. Wow, il mago e il carro, ragazzi. Potrebbe essere l'inizio di un progetto, l'inizio di un viaggio, l'inizio di uno spostamento per qualcuno. Quando c'è la carta del mago si tratta di fare un'azione di tipo concreto, perché il mago è colui che ha tutte le capacità di manifestare la propria realtà e il carro è sempre una carta che parla di dare un certo tipo di direzione a una situazione o a una relazione, oppure una carta che parla di spostamenti e normalmente sono spostamenti di lunga distanza. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio vi consiglio di ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi tre oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e sempre nella descrizione trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora ragazzi, partiamo con un 3 di bastoni, abbiamo un 6 di spade, un re di bastoni, due di coppa al contrario, la sacerdotessa, la carta del sole e re di coppe. Ragazzi, devo dire che con questo 3 di bastoni ribadisco il viaggio, lo spostamento di cui ci parlava qui il carro. È una carta che parla anche il 6 di spade è una carta di viaggio, tra l'altro. È come se ci fosse una sorta di o allontanamento da qualche cosa o avvicinamento a qualche cosa. Tenete presente che con la carta del mago si parla di nuovi inizi. Può essere che con questo re di bastoni al contrario, se rappresentasse la vostra energia, non vi sentiate ancora nel vostro pieno potere personale. Se dovesse rappresentare una persona, potrebbe essere proprio la persona verso la quale vi state spostando o dalla quale vi state spostando. Sento che più verso la quale vi state spostando. Per quello che riguarda questo 2 di coppe, vi devo dire che ho la sensazione che non abbiate tanto voglia di scendere a compromessi, di patteggiare, mi viene da dire. Queste tre carte le andiamo a vedere poi direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dall'inizio, vediamo cosa riesco a dirvi di più di questo 3 di bastoni. Ecco. Due di coppe, ragazzi, di nuovo al contrario, esattamente come qui, e la carta degli amanti. È come se ci si stesse, o perlomeno qualcuno si è allontanato, si sta allontanando da qualche tipo di compromesso, magari con se stesso, per andare verso gli amanti. Gli amanti possono rappresentare o una relazione nuova, considerato anche che abbiamo il mago, o potrebbe far riferimento, se non avete nessuno, a un rinnovato amor proprio. Andiamo a vedere il 6 di spade, perché il 6 di spade parla sempre di allontanarsi o di lasciare indietro certi problemi familiari, certe credenze limitanti che si sono acquisite in famiglia. Allora abbiamo il re di spade, scusate, cavaliere di spade al contrario, la carta della stella, un 10 di coppe e un 6 di bastoni. Guardate,
mm, quando vi dicevo che state andando verso qualcosa, come la sensazione è che stiate andando verso il compimento di un sogno, il successo, l'appagamento, un certo tipo di obiettivo. C'è un 10 di coppe, e un 6 di bastoni. È come se il prendere certe distanze da questo compromesso, da questa relazione o da questa situazione vi desse la possibilità di avvicinarvi a quello che voi state puntando, sognando, al vostro obiettivo. Devo dire che avendo anche comunque il cavaliere di spade ha un senso se per esempio il re fosse un'energia e non una persona, perché ho come l'idea ehm, che siate, allora può voler dire due cose, o che la vostra energia sia un po' intermittente, oppure, meglio, molto più probabile, che abbiate una certa grinta durante questa seconda parte di luglio per raggiungere i vostri obiettivi. Andiamo a vedere chi o cos'è il re di bastoni. Carro e imperatrice, ragazzi. Allora, se fosse un'energia, devo dire che è un po' come se avete bisogno di valutare, di capire bene da che parte andare, dove mettere la vostra attenzione per riuscire a prosperare. Se per esempio fosse una persona, ho come la sensazione che qualcuno stia organizzando un viaggio, si stia in qualche modo preparando per raggiungere questa persona, potrebbe essere. Per qualcuno, un gruppo piccolo, sento che potrebbe essere una questione familiare ed è come se ci fosse da, diciamo, allontanarsi dalla figura rigida della famiglia. C'è questo bisogno di lasciare indietro il dominio, il dominatore e trovare la madre, l'amorevolezza, la comprensione e la compassione. Andiamo a vedere il 2 di coppe spiegato da un 4 di bastoni ragazzi, che cosa è volato? Scusate, la prendo un attimo. Torre al contrario. È come se ci fosse qualche cosa inerente, un legame, se avete già una relazione in essere, inerente a un compromesso, magari che avete fatto a voi stessi, se per esempio non avete nessun tipo di relazione, che in qualche modo potrebbe perdere i propri equilibri. O è una sorta di situazione poco stabile per cui c'è questa esigenza di prendere distanza, di allontanarsi, di andare oltre, c'è voglia di prosperare. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Cinque di coppe al contrario. Temperanza. Ragazzi, qui avete bisogno di elaborare la tristezza che avete dentro. Vi ricordo che avete la carta del mago. Il mago è colui che prende le energie pesanti e le trasmuta in energie preziose, ma si deve passare attraverso la guarigione, che è quello probabilmente su cui sarete focalizzati nella quarta settimana di luglio. È come se ci fosse da mettere in equilibrio certe questioni, da regolarizzare certe questioni, e con la carta della sacerdotessa un po' vi dicono di fidarvi del vostro intuito. È come se ci fosse una sorta di reindrizzamento o della situazione o della relazione, o magari anche solo di voi stessi in relazione ad un eventuale partner.
Andiamo a vedere il sole, perché comunque il sole è una carta di abbondanza, di prosperità, di genuinità. Parla di protezione, parla di crescita. 5 di bastoni. Prenderò solo quella che si è girata perché qua ne sono uscite davvero tante. E la sacerdotessa. Guardate, queste le guardo giusto per curiosità. 2 di spade, 4 di spade, la forza, 6 di coppe, re di denaro al contrario e matto al contrario. Qui ragazzi è come se doveste vedere oltre. Ho un po' la sensazione che vi dicano di valutare nel lungo periodo, perché la sacerdotessa ce l'avete 2 volte ed è quella carta che vi dice di non stare a vedere che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, che cosa, insomma, tipo martirizzarvi, farvi sensi di colpa per quello che potevate fare diversamente. Cioè, nel senso, ormai è fatto, da lì in avanti che cosa si può fare? Che vantaggio ne posso trarre comunque da questa situazione? È un po' come se vi dicesse appunto di guardare oltre, di guardare nel lungo periodo. Andiamo a vedere il re di coppe perché, ragazzi, se per caso, un'altra volta il sole, adesso arrivo con il riassunto finale. Pe- uh, 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 uh. Cavaliere di Pentacoli. Devo dire che, allora, se siete single, ragazzi, qui potrebbe esserci un prendere distanza da magari una situazione vecchia, da un'idea, potrebbe essere vecchia di relazione. Ci potrebbe essere la necessità di allontanarsi da certe credenze limitanti per riuscire a raggiungere il vostro sogno o la persona dei vostri sogni. Raggiungerla anche proprio da un punto di vista fisico, perché tutte queste carte qui parlano comunque di spostamenti, di viaggi, di movimenti, poi qui avete anche il carro. Nella parte finale della lettura abbiamo un sole e un re di coppe. Allora, io vi dico che quando c'è la carta del sole e ce l'avete 2 volte, può parlare di qualche tipo di conoscenza che inizia come un'amicizia, ma che alla fine, avendo questo re di coppe, ragazzi, vi dico che piano piano, passo dopo passo, potrebbe trasformarsi in una relazione di un certo spessore, nel senso che comunque potrebbe essere veramente una relazione pulita, genuina, matura. Wow. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Se siete in coppia, vi dico, potrebbero esserci delle questioni da dover chiarire, delle questioni da dover regolarizzare, tagliare e vi dico che con la carta della torre e il 4 di bastoni al contrario, potrebbero esserci proprio degli accordi da rivedere, da destrutturare, cose che magari adesso non vi servono più e che creano una certa instabilità di coppia magari. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo. Però comunque c'è un inizio e un movimento, un'azione per muoversi. Abbiamo la carta numero 4. Wow. Ragazzi, questa carta parla di ricaricarsi a livello psicologico. Qui avevamo la temperanza. C'è proprio un bisogno di togliersi, secondo me, da questo 5 di coppe, da questo senso di colpa, perché poi in realtà grosse carte di tristezza e di chiusura mentale non ne ho, a parte questo 6 di spade e il 5 di coppe. Vabbè, no, sì, c'è anche la torre in effetti, e il 5 di bastoni. Però comunque ho come la sensazione che vi dicano, anche con la carta dell'imperatrice, di ritrovare un po' il contatto con madre terra.
ok? Infatti qua vi dice di fare un lavoro di radicamento, proprio perché radicamento vuol dire, non lo so, passeggiare in mezzo ai boschi piuttosto che a piedi nudi su un prato, se ne avete la possibilità, perché appunto Madre Terra filtra dell'energia pesante, la pulisce, vi drena dell'energia pesante e parla anche di ricaricarsi a livello psicologico, psichico. Allora, 32, carta che vi parla mm, di uno specchio magico, e fa riferimento alla luna. E qui abbiamo anche la sacerdotessa che fa riferimento alla luna e anche la carta della stella che fa riferimento alla luna. Perché la luna? Perché dice che c'è una luce lunare e uno spettro, cioè nel senso che, come vi dico sempre, quando c'è la carta della luna è una realtà illuminata a metà. Quindi qualche cosa potrebbe arrivare da delle vite passate e voi magari non ne siete consapevoli, quindi è come se ignoraste quella parte di vita, però in un certo senso si ripercuote su questa vita. Mi parla anche molto dell'autocura, dell'amor proprio, la metto qui vicino alla carta degli amanti, ok? Quindi dedicatevi del tempo in questa seconda parte di luglio, cercate di andare verso quello che è sano per voi, verso quello che voi desiderate, verso quelli che sono veramente gli obiettivi della vostra anima, che vi danno appagamento emotivo, che vi fanno sentire riconosciuti. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi per la seconda parte di luglio. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare, che a me fa sempre piacere leggere i vostri commenti, anzi di fatto ringrazio tutte le persone che commentano. Se poi volete anche supportare attivamente il canale, potete lasciare una donazione oppure abbonarvi. Le fasce di abbonamento sono due, quella più bassa è un semplice supporto, mentre quella più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Ci tengo a fare una precisazione, il percorso individuale che sto proponendo è un percorso cucito proprio sulla persona, in base a quello di cui ha bisogno la persona in quel momento. Ed è un lavoro che si basa sulle credenze limitanti, ma è una parte di tutto quello che invece tratto e andrò a trattare piano piano nella sezione degli abbonamenti, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!